Ciao a tutte, oggi realizzerò una gnoma molto carina, adesso vedrete. Allora, questo è il cartamodello, vi ricordo che vi metterò sempre nella descrizione del video il cartamodello gratuito. Questa è la sagoma del corpo, qui c'è l'apertura, troverete anche l'indicazione dove lasciare l'apertura. Cosa dovete fare? Dovete ritagliare il cartamodello, una volta che l'avete ritagliato, lo piegate a metà, prendete un tessuto, lo posizionate dritto con dritto, dove c'è la piega chiusa, appoggiate così il cartamodello, lo fermate magari con gli spilli, a me sul Pide viene male a disegnare, quindi io me lo fermo con gli spilli e me lo vado a ritagliare, così. Il corpo ha un'altezza di 20 centimetri, la larghezza è di quasi 15 centimetri, 14 e mezzo. Questa, una volta ritagliata, la dovete mettere dritto col dritto, quindi ci vorranno due tessuti, uno perfettamente tagliato come il cartamodello e l'altro un tessuto che contenga comunque la sagoma ritagliata. A questo punto lo andate a fermare con gli spilli e lasciate l'apertura dove è indicato sul cartamodello, ossia qui. Adesso io vado a cucire, blocco il punto e faccio questa cucitura a 5 millimetri dal bordo. Partendo da qui faccio tutta questa cucitura, qui mi blocco perché devo lasciare una piccola apertura, salto, continuo e blocco. Qui deve restare completamente aperto. Adesso vado a cucire con la lunghezza punto 2,5 e tensione del filo a 4. Allora, dopo aver cucito, prendo la forbice e vado a ritagliare il tessuto tutto intorno. Dove c'è l'apertura, qui lascio sempre un po' di tessuto in più. Adesso vado a risvoltare questo cono. Ok, qui c'è l'apertura, vedete? Adesso cosa bisogna fare? Dobbiamo mettere la base qui. La base che adesso andrò a mettere a chiudere al corpo ha un diametro di 11 centimetri. Questo è il cartamodello che troverete sempre piegato così. Voi lo dovete poi andare a ritagliare così sul tessuto messo in doppio, dove c'è la piega chiusa, appoggiate il cartamodello e così lo taglierete in modo perfetto il cerchio. Quindi adesso, una volta ritagliato il cerchio, prendo la base, riporto il corpo sul rovescio. Se ben ricordate, qui abbiamo lasciato l'apertura. Adesso dobbiamo posizionare il corpo. Al corpo dobbiamo posizionare la base. Cosa dovete fare? Dovete fare adesso questi piccoli taglietti, così vi verrà meglio posizionare. Poi piegate nuovamente, andate a fare queste piccole tacchette. In totale saranno 4. Avrete questi riferimenti. Poi cosa fate? Qui ci sono le due cuciture. A questo punto fate combaciare le due cuciture e fate un piccolo taglietto qui, ma proprio piccolo, e un altro qui, sempre come riferimento. E vi ritroverete così. Adesso dovete prendere la base e posizionare dritto col dritto, così, dritto. Vado a posizionarmi la prima tacchetta sulla cucitura laterale e me la vado a fermare con lo spillo, così. E poi vado a fermarmi l'altra cucitura laterale e poi le altre due estremità. Quindi prendo quest'altra tacchetta sulla cucitura e tacchetta con tacchetta. L'altra tacchetta con la tacchetta.
E adesso potete fermare tutto intorno se volete con altri spilli. Adesso mi metto sotto la macchina da cucire e vado a cucire a bordo piedino tutto intorno. Mano a mano togliete gli spilli. Adesso che ho cucito tutto intorno, vado a fare tanti piccoli taglietti qui, così. Sto attenta a non toccare la cucitura, ovviamente. Ok, adesso vado a risvoltare dall'apertura che avevo lasciato prima, da qui. Adesso che ho risvoltato, e ho tirato per bene fuori le cuciture, cosa faccio? Prendo l'imbuto. Prima di andare a riempire con tanta ovatta a fiocchi, io vado a mettere sulla base la sabbia, quella molto fine, per dare stabilità e peso. Quindi inserisco l'imbuto e vado a riempire la base con questa sabbia. Questo conferirà, la metto tutta, vedete? Conferirà già stabilità a questo cono. È ben piena. Adesso vado a riempire anche da qui con l'ovatta a fiocchi tutto il corpo e poi chiuderò l'apertura. Allora, dopo aver riempito per bene tutto il corpo, questa apertura la potete chiudere o con un puntino di colla o con aghe e filo. Tanto dopo qui metteremo le braccia e il vestitino, quindi anche se mettete la colla il lavoro verrà comunque pulito. Io vado a chiudere con aghe e filo. Adesso vado a realizzare le braccia. Io userò sempre il tessuto eh, a trama fitta, la tela di cotone. Allora, due tessuti per le braccia, dritto con dritto, cucite sul disegno della sagome e poi lasciate l'apertura in alto e da lì risvoltate. Una volta cucito, distanziatevi dalla cucitura di mezzo centimetro e andate a risvoltare. Allora, il braccio misura 16 per 3 di larghezza.
Dove c'è l'apertura, mi raccomando, quando ritagliate lasciate 1 centimetro in più, solo dove c'è l'apertura. Adesso che ho stirato io vado a riempire qui all'interno, metto l'ovattafiocchi, la prima cosa che vado a riempire è il pollice e la manina e poi tutto il resto, lasciando, adesso vi dirò quanto di preciso, perché devo provarla, devo provare le braccia al corpo, quindi continuo a riempirmi qui braccine e dopo vi dirò. Io intanto continuo e vi faccio vedere dopo. Allora, ho riempito già un braccio, adesso vi dico quanto dovete lasciare. Vi avevo detto, quando abbiamo ritagliato il tessuto, di lasciare 1 centimetro in più dove c'era l'apertura. Quindi dovete lasciare liberi da imbottitura 3 centimetri. Cosa dovete fare? Dovete adesso effettuare due cuciture, una qui e un'altra rientrando il tessuto, quel centimetro in più che abbiamo lasciato, lo rientriamo all'interno e lo andiamo a fissare con un punto dritto, così. Quindi due cuciture, una qui e un'altra qui. Ok. Ho effettuato questa cucitura e questa. Adesso tolgo i fili e vado a realizzare l'altra nella stessa identica maniera. Allora, le braccine le ho già sistemate, le ho appuntate con gli spilli sul corpo della gnoma. Adesso ritagliate il cartamodello del naso. Queste sono le misure. Questa è la sagoma, larghezza 9 centimetri e mezzo. Aspettate che ricontrollo. Sì, 9 centimetri e mezzo per un'altezza di 9 centimetri. Allora, ritagliate questa sagoma. Io lo farò col tessuto con cui realizzo le bambole, ma se volete potete realizzarlo anche con la licra. Con la licra, però, se utilizzate la licra, essendo un tessuto elastico, con questa misura vi verrà troppo grande, quindi magari diminuite in centimetri. Magari se utilizzate la licra, anziché fare una larghezza di 9 centimetri e mezzo, fatela da 7 per 7, ecco. Ma se usate il tessuto oppure il pannolence, utilizzate questa stessa misura che vi sto dando io. Allora, una volta disegnata la sagoma, me lo vado a ritagliare e adesso vado ad effettuare un punto filza tutto intorno. Io, se avevo la licra, ma sono sprovvista, l'avrei sicuramente realizzato con la licra, il nasone, però non avendolo mi arrangerò con questo tessuto che comunque verrà anche bene. È il tessuto con cui io realizzo solitamente le bambole e con cui ho fatto anche le braccia e anche i piedi che vi farò vedere dopo. Allora, vado a fare il punto filza, io ho messo il filo in doppio così sarà più resistente. Prima mi blocco il punto e poi vado a fare il punto filza tutto intorno e vado a riempire con l'ovattafiocchi. Dopo aver chiuso tutta l'apertura, mi vado a modellare il naso, a me piace così allungato, il naso dello gnometto, anzi della gnoma. Ok, perfetto. Intanto lo metto da parte, adesso vado a realizzare i capelli, io le farò, vediamo, o delle treccine o delle codine. Adesso vediamo, intanto prendo la lana. Allora, ho fatto 50 giri, anche perché non devo andare a riempire tutto, quindi a questo punto taglio. Allora, prendo la mia solita riga che misura 45 centimetri. Sì, 45. Prendo la lana e vado ad effettuare vari giri. Adesso vi dico quanti, la mia lana è sottile. Io continuo, vi dico dopo quanti giri sto facendo. Tiro fuori e vado un attimino a capire. Sì. Adesso vado sulla metà e vado ad annodare.
Allora, per il momento naso e capelli li metto da parte, adesso vado a realizzare il cappello. Allora, questa è la falda del cappello e su carta modello troverete la sagoma così, disegnata a metà. Voi dovrete ritagliare la sagoma, prendere il tessuto, metterlo in doppio, così, appoggiate, disegnate e ritagliate sia la parte esterna e sia la parte interna. Una volta fatto vi ritroverete un cerchio così. Io sto utilizzando questa bellissima aiuta brillantinata. Adesso vi faccio, però ripeto, usate un tessuto per fare la falda che non sia leggero, quindi usate un bel tessuto pesante, se avete anche voi l'aiuta, oppure col feltro, quello che ha un certo spessore, non quello sottile, o altrimenti anche con un tessuto tipo il Gobelin, che ha quella consistenza. Allora, questa è la falda, adesso do il diametro interno e il diametro esterno per chi non può scaricare il cartamodello. Il diametro interno è di 5 centimetri, il diametro esterno, quello più grande, è di 17 centimetri. Questa è la falda. Quindi ho ritagliato il mio tessuto, adesso, siccome voglio il bordo io tutto sfrangiato, cosa faccio? Mi posiziono a bordo piedino e vado ad effettuare una cucitura con un punto dritto, lunghezza punto 2, tensione del filo a 4. Questo mi permetterà di sfilacciare e di non fare oltrepassare dove c'è la cucitura la sfilacciatura. Quindi bordo piedino e punto dritto. 2 la lunghezza del punto e 4 la tensione. Lo faccio vedere da qui. Adesso che ho fatto, perché da qui non si vede, la spoletta è bianca, il filo è bianco, cosa faccio? Vado a fare anche una cucitura qui vicino al bordo. Ecco fatto. Adesso per sfrangiare e fare prima, io mi aiuto con una pinzetta, mi metto da questa parte così vedete e vado ad aprire praticamente tutta la trama e a sfilacciare tutto il bordo. Adesso piano piano io lo vado a realizzare e poi me lo vado pure a pareggiare. Quindi io continuo e vi faccio vedere dopo cosa dovete fare. Dobbiamo fare anche il cappello, quindi intanto vado a sfilacciarmi piano piano tutto, lo vado a pareggiare e poi facciamo la parte di sopra del cappello. Adesso che ho sfrangiato tutto il bordo, anche se alcune parti devo dire ancora non sono venute fuori, va bene, questo è un piccolo particolare che si può anche sistemare dopo, vado a fare la parte superiore del cappello. Questo è il cartamodello che troverete sempre in doppio, così dovete ritagliarlo, prendere un tessuto, metterlo così in doppio, appoggiate la parte chiusa del tessuto, cioè appoggiate il cartamodello e andate a ritagliare sul disegno e poi lo aprite, vi ritroverete questa sagoma dove non dovete fare altro che mettere dritto con dritto e andare a cucire a bordo piedino. Qua sotto no, deve restare aperto. Adesso do la misura per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, questa sagoma misura quasi 20, quindi 19 e mezzo di altezza, ma centimetri in più o in meno non succede nulla, e larghezza 20 centimetri. Dovete creare questa sorta di spicchio, ecco, non è proprio un triangolo, perché a me non voglio che cioè il cappello si appunta a mo' di strega, quindi l'ho arrotondato questo, diciamo, triangolo. Quindi adesso prendo, metto così, magari metto anche due spilli, questo tessuto è abbastanza doppio, questo tipo di juta, perché è come se fosse con la trama molto più grande, più grossa. Quindi bordo piedino e mi blocco qui. Ok, adesso vado a togliere poco poco, circa mezzo centimetro di eccesso e vado a risvoltare. Vabbè, io velocizzo e vi faccio vedere
dopo. Adesso che ho tagliato un po' di eccesso vado a risvoltare. La cucitura la porto dietro. Allora, un attimo perché è abbastanza duro questo tessuto, eh. Adesso che ho risvoltato prendo un filo d'alluminio, ma potete prendere anche il filo di ferro se non ne avete, questo è molto modellabile. Ne prendo un pezzettino, adesso vi do anche la misura. Questo misura 17 centimetri circa. Vado a creare un cappietto su per evitare di bucare adesso la punta del cappello. Vediamo. Sì, va benissimo. E un piccolo cappietto anche giù, così. Adesso metterò un po' di colla qui e lo vado ad inserire all'interno e lo vado a fermare qui sulla punta perché poi voglio modellare il cappellino. E qui dove c'è la cucitura, questa cucitura la apro e poi quest'altra estremità la andrò ad incollare proprio qui, sopra la cucitura, sempre con un po' di colla. Allora aspetto che si riscalda per bene e vado ad incollare il filo d'alluminio. Ok, metto un po' di colla qui e lo inserisco proprio alla fine e aspetto che si asciuga. Lo tengo così. Apro un po'. E questo apro la cucitura e me lo vado ad incollare qui. Metto della colla qui e filo d'alluminio qui. Tengo fermo e aspetto che si asciuga. Qui. Adesso colla qui. Aspettate, mi è finita la colla. E continuo ad incollare il cappello. Poi qua tutto intorno io andrò a nascondere, diciamo, questa parte qui. Adesso magari con una nastrina, adesso vediamo. Prima la voglio vestire in modo tale che mi renderò conto di cosa poter mettere e che stia anche bene. Quindi prima aspetto di vestire la gnoma e poi vedremo. Adesso un altro po' di colla qui. Così. E un altro po' qui. Ok. E aspetto che si asciuga e che fa presa. E poi lo posso modellare. Ok. Ok. Allora, adesso vado a realizzare le maniche. Io non ho un tessuto bianco e rosso a righe, ce l'ho bianco e blu, ma io le maniche le voglio bianche e rosse e quindi adesso il tessuto me lo vado a realizzare io. Ma voi potete utilizzare anche un tessuto a tinta unita, quello che volete. Io l'idea che ho è di mettere le maniche bianche e rosse. Il bianco che si intravede una volta messa la gonnellina sarà la t-shirt, quindi il bianco del corpo, e la salopette blu. E poi avrà le infradito, carinissime, ehm, e quindi adesso mi vado a realizzare io il tessuto a righe. Però ripeto, se voi volete, ritagliate la sagoma della manica, è un semplice rettangolo, adesso vi farò vedere poi come farò a fare la manica, che ha una larghezza di 4,5 per un'altezza di 11 centimetri, ma il tessuto deve essere elastico, se no dovete aumentare il tessuto chiaramente. Questo tessuto che userò io sarà velluto elastico e sempre il pile, quindi adesso io mi vado a realizzare queste maniche a righe bianche e rosse. Allora, io mi sono ritagliata delle strisce rosse e delle strisce bianche. Non sono proprio perfette, uguali come misura. All'incirca sono 3 centimetri di altezza. Adesso vi do la misura. Quindi 3 centimetri, questo ad esempio è 4. Questo in velluto è 3,5. Non per forza, insomma, devono essere proprio così precise. Quindi adesso mi vado a realizzare questo tessuto come? Mettendo dritto col dritto del tessuto, così. Adesso mi vado a cucire questa striscia a quest'altra striscia con un punto dritto, lunghezza punto 1 centimetro. Mi distanzio dalla cucitura di 1 centimetro e vado ad effettuare questa cucitura. Una volta fatta la vado ad aprire e vado ad alternare i colori. Metterò chiaramente il bianco e farò la stessa cosa, dritto con dritto, cucio a 1 centimetro dal bordo e andrò ad aprire il tessuto e poi alternerò con il rosso, fino a quando ne realizzerò un bel po'. Poi vi darò la misura finita di questa striscia che andrò a realizzare per poter realizzare solo 2 maniche, quindi più facile che ve lo faccio vedere. Quindi dritto con dritto, fermo con 2 spilli
e vado a cucire a 1 centimetro dal bordo, lunghezza punto anche 2,5, tensione del filo a 4. Ho cucito la prima striscia, apro anche questa cucitura, così, poi alla fine andrò a stirare, ne prendo una bianca, non vi ho dato la larghezza, vedete non sono tutte uguali, comunque vi do la larghezza massima, 18 di larghezza e 3 di altezza, 3, 3,5, 4, non importa, quindi continuo a farmi la cucitura, quindi dritto con dritto, e poi io chiaramente vado a sistemare e a pareggiare tutto dopo, quindi fermo, e vado a fare la stessa cosa, fino a quando non realizzo un bel po' di tessuto. Ops, lo spillo. Ok, ho già realizzato la prima riga, adesso aprite il tessuto e posizionate, alternate i colori, vado a prendere questa striscia rossa e vado a fare la stessa cosa, voi magari fermate con gli spilli, io per velocizzare non lo farò. Allora, come potete vedere, ne ho fatto un bel po'. Adesso mi vado a togliere l'eccesso, cerco di pareggiare quantomeno. Ok, e vi do adesso la misura, perché da questa striscia adesso usciranno 2 maniche. Questo è il cartamodello che servirà a noi. Quindi questo tessuto misura 23 per 13 di altezza. Allora, adesso io, vedete, con questa manica, io le voglio così in orizzontale, le righine, ci usciranno 2 maniche. Quindi adesso io cosa faccio? Io le voglio in orizzontale le strisce. Vado a cercarmi la metà di questa striscia e me la vado a tagliare. Quindi la metà risulta praticamente qui. Io cerco di non tagliare proprio sull'unione dei due tessuti. Ecco, taglio qui dove non c'è la cucitura, in questa maniera, e mi sono già formata 2 maniche. Adesso cosa dovete fare? Adesso prendete il cartamodello, mettete dritto con dritto, fate combaciare le cuciture e andate a disegnare la sagoma della manica sul tessuto. A me verrà malissimo perché sul file non si disegna bene, quindi io adesso vedo di prendermi dei segnetti così, praticamente è un rettangolo, quindi metterò questi puntini di riferimento in questa maniera. E adesso vado a cucire, qui resterà aperto sulla parte superiore, blocco il punto e faccio queste 2 cuciture, una di qua e una di qua, e qui deve restare aperto. Blocco il punto e ho già formato la prima manica. Adesso tolgo questo eccesso e inserisco il braccino all'interno, prima chiaramente me lo vado a rispettare. Ecco fatto. Io mi sono formata la manica a righe. Ecco fatto, questo è là il braccino, lo inserisco all'interno. Guardate che carina, già mi dà l'effetto marinaro, mi piace molto. Questa parte qui a noi non interessa perché dopo dobbiamo cucire o incollare qui, guardate già che bell'effetto che c'ha,
da infradito che staranno benissimo anche come colore. Allora vado a fare adesso la stessa cosa anche a quest'altra manica, dritto con dritto disegno la sagoma e vado a cucire sul disegno della sagoma e poi vado a risvoltare e la vado ad inserire vado ad inserire all'interno il braccino, la cucitura deve stare all'interno, così, guardate che bella. Allora, adesso andiamo a realizzare il piedino e l'infradito. Io già ne ho fatta una perché l'altra ho bisogno di avere il confronto e farlo uguale. Allora, due tessuti messi dritto con dritto. Se avete la licra, fatelo con la licra o con il panno lenci. Io lo farò sempre con lo stesso tessuto con cui ho realizzato le braccia e il naso, ossia il tessuto di tela di cotone a trama fitta. Dritto con dritto, disegnate la sagoma. Allora, questo è il cartamodello, ok? Qui dovete lasciare aperto e andate a cucire con lunghezza punto 2 e tensione del filo a 4 sul disegno della sagoma e da qui poi dobbiamo risvoltare, quindi lasciate aperto e quando andate a ritagliare il tessuto lasciate sempre un centimetro in più sul lato dove dobbiamo risvoltare, quindi dove resterà aperto. Questa è la sagoma del piede. Adesso do anche la misura per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, larghezza minima 5, altezza 8,5, larghezza massima 6. Quindi vado a cucire. Adesso mi distanzio dalla cucitura di 5 mm e ritaglio l'eccesso. Ripeto, dove c'è l'apertura lasciate un centimetro in più. Qui c'è l'apertura, io lascio un centimetro in più. Ok, adesso vado a risvoltare e vado a riempire con l'ovatta a fiocchi. Adesso dall'apertura inserisco qui l'ovatta a fiocchi e vado a riempire un po' il piedino. Allora, io continuo, vado velocizzando perché il video risulterà adesso molto lungo, dato che ci sono tanti passaggi, ma ne varrà la pena sicuramente. Adesso vedrete l'effetto finale tra poco, perché abbiamo quasi finito. Allora, io continuo. Allora, io ho riempito e il tessuto, quello che avevo lasciato in più, centimetri in più, l'ho inserito all'interno, ma lo chiuderò dopo. Cosa dovete fare? Allora, la forma, vedete, cioè questa parte qui che deve stare inclinata, deve stare all'interno e questa pure. Adesso dovete, per formare le dita, io faccio così. Salite di 2 centimetri, io vi ho praticamente fatto lo schema anche sul cartamodello, dovete salire di 2 centimetri e dovete formare 4 puntini. Quindi adesso ho preso ago e filo resistente, salgo partendo dalla cucitura di 2 centimetri, quindi 2 centimetri e metto un puntino. 2 centimetri, io faccio a occhio, ma voi seguite lo schema. Il pollice deve stare all'interno e adesso io vado sulla metà, sempre distanziandomi di 2, salendo di 2 centimetri e per prima cosa mi vado a bloccare il punto così. Così. Ho bloccato il punto. Adesso inserisco l'ago qui e lo faccio uscire nel primo foro, così. Tiro e vado a formare, non il pollice, l'alluce, perché si chiama alluce, quello del piede, e vado a formare l'alluce tirando. Tengo fermo qui col dito, inserisco nuovamente l'ago sullo stesso foro e lo faccio uscire sullo stesso foro dove ho formato l'alluce e faccio un altro giro. Controllo se è simile, penso di sì e continuo. Fermo sempre col dito qui il filo, parto sempre da sotto e vado ed esco sul secondo segno e faccio la stessa identica cosa. Giro, tengo col dito qui, reinserisco nuovamente l'ago, lo faccio uscire sullo stesso foro e faccio un altro giro. Hai già formato due dita, non so se si vede, ok. Quindi mi controllo, non verranno né ore né mai uguali, anche perché non sono abituata a fare spesso le dita ai piedini. Ora, sempre da sotto, vado sul terzo e vado a formarmi il terzo ditino, così, e faccio la stessa cosa, solo che mi sta finendo il filo. Adesso io lo devo riempire, vediamo se riesco a farlo lo stesso. Ok,
Adesso vado, no, è troppo corto il filo, allora aspettate che io un attimino mi blocco il filo così, vado a riempire nuovamente l'ago e vi faccio vedere l'ultimo dito. Allora ho riempito l'ago, faccio nuovamente come ho fatto all'inizio, cioè mi vado a bloccare il filo sotto. Non vi preoccupate se si vedono i punti, tanto dopo non si vedrà nulla perché il piedino verrà incollato alla scarpetta. Allora, quindi rientro l'ago di qua e adesso esco sull'ultimo, diciamo, foro, quindi qui, così, e vado a formare a questo punto il mignolo e tiro. Aspettate perché devo spingere l'ovatta, altrimenti mi verrà molto striminzito il mignolo. Ok, adesso tiro, rientro nuovamente sullo stesso foro, sì, faccio nuovamente un altro giro, rientro nuovamente qui sullo stesso foro, adesso vado qui sul pollice, sul foro, sul primo foro dove ho fatto l'alluce, scusatemi, l'alluce, così, rientro nuovamente e esco qua. Esco dove voglio, ecco, io faccio così. Ok, diciamo che sono venuti quasi simili, quasi, diciamo di sì. Ok, adesso prendo del fard e vado a dare colore all'interno e un po' qui sul contorno, come ho fatto con queste. Allora, prendete del fard e andate a creare questa sorta di profondità col pennellino alle dita e basta. Adesso prendete la sagoma dell'infradito, che è questa, ne dovete ritagliare due per ogni piede, perché prendete la prima sagoma, così, questa è la sagoma. Io sto utilizzando la gomma Eva, però potete utilizzare il feltro o qualsiasi cosa, insomma, che sia, che abbia un pochino di spessore. Prendo il piedino e lo posiziono sopra. Vedete, ho creato questa sorta di infradito come il pollice deve stare internamente. Ho preso un ago con della lana rossa, ho fatto il cappietto e adesso mi vado ad inserire l'ago per creare questa parte qui. Quindi voi praticamente dovete inserire l'ago qua, così, e dovete tenere il filo qui col dito e inserirlo qui al pollice e lo fate uscire fuori, così. Poi cosa dovete fare? Lo sistemate, non lo tirate troppo, in questo modo, così. Adesso inserite nuovamente l'ago, lo fate puntare di qua, così, e lo andate ad inserire nuovamente qui e lo tirate fuori in questa maniera. Adesso questa parte poi non si vedrà perché andremo poi ad incollare questa parte qui, quindi tranquille. Adesso inserite nuovamente l'ago perché dobbiamo andare a creare questa sorta di cinghietta dell'infradito. Fatelo uscire nuovamente qui sul pollice dove abbiamo formato l'alluce, scusatemi, mi viene sempre da dire pollice, ma si chiama alluce. E poi lo portate, io cerco di farlo uguale, lo portate qui a questa altezza e lo fermate così, in questa maniera, e lo inserite nuovamente all'interno. Fatto questo, abbiamo creato le infradito, che sono carine. Adesso cosa dobbiamo fare? Tagliate, formate un nodino, anche perché adesso andiamo ad incollare, però un nodino fatelo, non si sa mai, e lo andiamo a bloccare, così. Adesso a pistola a caldo e andiamo ad incollare questa parte qui, così non si vedrà nulla, e poi qui bordate con qualcosa. Io ho messo il cordoncino, ho messo tanti punti di colla e ho incollato il cordoncino tutto intorno, ma potete mettere qualsiasi tipo di passamaneria.
le trecce, perché la mia gnoma avrà le trecce. Quindi mi vado a fare già una treccia, l'ho fatta, mi sono suddivise i capelli in tre parti, sto formando la treccia, ma se volete potete fare anche le codine, perché poi vedete io metterò le treccine a questa gnoma. Già mi piace tantissimo questo progetto. Per questo progetto ho preso spunto guardando su Pinterest, ce ne sono tante bellissime, ne ho vista una in particolare e ho deciso di riprodurla perché è veramente bella. Adesso mi vado a fare il nodino e vado a fermare la treccia e vado anche ad accorciarla. Allora, qui c'era la parte di capelli, ok, cerco di farle uguali e mi taglio l'eccesso, cerco di velocizzare perché il video veramente con tutti questi passaggi durerà tantissimo. È più facile a farlo che a dirlo, credetemi, perché fondamentalmente il progetto è facile. Allora, sì, perfetto. Intanto metto pure questo da parte, poi assembliamo tutto in una volta. Vado a realizzare la gonnellina, una specie di salopetta con la gonnellina. Allora, io prendo un tessuto, un'unica striscia, adesso vi do la misura di questo, non c'è ovviamente il cartamodello. Da questo momento in poi dovete guardare e prendere le misure che vi darò. Utilizzando il jeans perché mi piace molto con il bianco e il rosso come abbinamento. Questa striscia misura 28,5 per 54. Allora, per prima cosa io vado a mettere dritto con dritto e mi vado a chiudere le due estremità a bordo piedino con un punto dritto. Ok, adesso taglio fuori l'eccesso e vado a portare sul dritto. Io sto usando l'inpuntura rossa perché mi piace e perché mi sembra un po' di rosso che ho messo dall'abbigliamento della mia metta, quindi porto sul dritto, io poi bene le punte, e mi vado adesso a ricciare sulla parte non finita questa striscia di tessuto. Io ho il filo di lana, poi userò questo per ricciare, userò il punto fitto perché sempre questi stili non si ricciano bene, quindi mi vado adesso a fare il punto fitto e vado a ricciare tutta questa striscia di tessuto. Io sto facendo il punto fitto sulla parte non finita della connellina, insomma, sulla parte superiore. Io continuo e faccio vedere. Allora, tiro fuori l'ago e adesso, vedete, ho allacciato, mi vado a provare la gonnellina alla gnometta, così so dove devo praticamente bloccare la ricciatura, quindi mi vado a coprire tutto, quindi deve stare qui, così, per cui magari metterò un bottoncino, ok, quindi questa è la misura, adesso prendo due spilli e metto pure uno spillo qui. Allora, questa è la ricciatura che serve a me perché devo coprire praticamente tutta la circonferenza. Cosa faccio? Innanzitutto mi vado a bloccare adesso con un punto di cucitura le due estremità, altrimenti ho paura che perdo il segno, quindi l'ago. Quindi ho bloccato qui e infatti non si muove più e adesso mi vado a bloccare anche qui, così poi mi posso distribuire per bene la ricciatura, perché adesso devo mettere una fascetta sul punto vita. Perfetto, allora ho bloccato intanto così non mi si muove più, posso tagliare adesso questo filo di qua e questo filo di qua. Adesso prendete una striscia di tessuto, adesso vi do la misura. Questa striscia misura 4,5 per 28,5. Cosa faccio? Mi sistemo la ricciatura così la distribuisco in modo uniforme, dopodiché prendo questa striscia e vado, lascio innanzitutto 1 centimetro così in fuori, prendo le mollettine e mi fermo dritto sul bordo che non è rifinito. Fuori pure qui e poi mi sistemo tutto il resto.
Adesso mi sono posizionata sotto la macchina da cucire e vado a cucire a bordo pirina e vado a fissare la fascetta. E blocco. Adesso io ho tagliato praticamente l'imbastitura, cioè il punto fizza. Ok. Questi fili li toglierò dopo, così non perdo tempo. Adesso cosa dovete fare? Dovete prendere questa parte qua e metterla all'interno, girate, così, in questa maniera, e andate adesso a cucire per fissare questa fascetta qua. Quindi io mi metto la mollettina qui, giro, e vado a chiudere, insomma, questa fascetta qua, così fuori la gonnellina sarà ben rifinita. Questa parte qui pure all'interno, così. In questo modo. E adesso andate a cucire qui sopra, diciamo la parte questa qui non rifinita. Quindi andate a cucire, sempre con un punto dritto. Ok, e questo è il risultato. Adesso prendo il corpo, vado a mettere il bottoncino automatico, quindi mi prendo la misura, metto qui, e qui, aspettate, metto un segno, ok, va bene. Allora, prima di mettere la gonnellina, io adesso mi vado a posizionare, aspettate che passo la spazzola qui a questo cono, che ci sono tutti i fili di cucitura e a me danno molto fastidio. Vado a mettere prima l'infradito perché mi devo rendere conto anche dell'altezza della gonnellina, quindi potrei anche tirarla su. Dobbiamo fare ora le bretelle, eh? Mamma mia, ma che dire, già mi fa impazzire, guardate che bella. Quindi posizioniamo prima, quindi centrate bene le due cuciture laterali, devono stare una di qua e una di qua. Quindi questa parte qui libera, questa va incollata praticamente qui, così, non così, così, deve stare così. Una di qua vicino alla cucitura e una di qua, un po' con i piedi storti, così. Mettete la colla sia qui che qui, che fa pesa, così. Aspettate che si asciughi, Adesso posso mettere la gonnellina, sì, la metterò a questa altezza. Adesso vado a realizzare anche le bretelline, ok, perché voglio chiaramente si vedano l'infradito. Mamma mia che bella. Allora, le bretelle, dovete prendere 2 tessuti, adesso vi do la misura, 4, sicuramente saranno lunghe, però poi li accorciamo dopo, per 18. Dovete piegare la metà, poi le due estremità, così, e poi così, in questa maniera, e andate a cucire tutto intorno con un punto di cucitura, un punto dritto, lunghezza punto 2,5, tensione del filo a 4. Fate la stessa cosa anche all'altra striscia. Allora, prendete la colla e andate a posizionare così all'interno la cinghietta
io le metterò ad incrocio e quest'altra parte qui, quindi mi taglio un po' e me la vado ad incollare poi qui così, tanto dietro c'è il cappello, non si vedrà nulla, quindi una la metto qui e l'altra la metto qui così, collate all'interno con un puntino di colla o con una cucitura a mano come volete voi, in questa maniera, perché considerate che dopo qua ci staranno le braccine. Ok. Adesso filo resistente, prendete il primo braccino che deve stare così, deve essere posizionato qui, quindi pizzicate il braccino e il tessuto, di solito solo un'estremità del filo, solo una, l'altra deve stare qui, ok, inserisco qui e faccio passare dall'altra parte così. Prendete sia il braccino che il tessuto, altrimenti il braccino uscirà. E lo fate nuovamente passare all'interno. Dovete annodare questi due fili per bene, un po' come abbiamo fatto quando abbiamo messo le braccia alla bambola. Adesso prendete i capelli dove c'è la cucitura centrale, andate ad incollare qui, così. Adesso vado a mettere, prima di incollarlo, un po' di colore al naso col fard. Un po' qui, un po' qui e anche qualche punto luce con l'acrilico bianco. Adesso colla e lo incollate qui e aspettate che fa presa. Guardate che meraviglia! Adesso la cucitura del cappello dietro e dobbiamo adesso incollare, vedete, il bordo della falda sul bordo del naso, così, vedete, così un pochino anche qui ai lati, quindi sistematevi per bene le treccine così davanti e andate ad incollare questa parte qui e poi qualche punto di colla tutto intorno per tenerlo ben fermo e non far vedere l'attaccatura anche dietro alle braccia. Adesso io ho dato tanti puntini di colla, vedete, e ho incollato il cappello, non ho voluto incollare la falda qui al vestitino, assolutamente no, soltanto tutto intorno per nascondere anche l'attaccatura qui delle braccia. Allora, poi la decorerò anche qua perché voglio metterle un bel fiocchetto. Intanto vado a realizzare la borsa. Prendo un tessuto che misura 18 di altezza per 13. Cosa faccio? Al solito mi vado a sfrangiare, è lo stesso tessuto con cui ho realizzato il cappello. Allora, mi vado a sfrangiare un po' la parte superiore perché non andrò a fare nessun bordino, assolutamente, anche perché questo tessuto è molto, molto spesso ed è veramente difficoltoso cucirlo. Quindi sfilaccio un po' la borsa. Prima di tutto vado a fare una cucitura a 1 centimetro, anzi a mezzo centimetro di qua e a mezzo centimetro di qua e poi me la vado a sfilacciare, così come abbiamo fatto per il cappello. Allora, ho sfrangiato nello stesso modo con cui ho sfrangiato il cappellino, sia qui che qui. Adesso cosa faccio? Prendo due cinghiette, sono quelle per realizzare i manici alle borse, quelle da sintetiche, color corda, e me li vado adesso a cucire qui. Allora, considerando che io poi cucirò a 1 centimetro dal bordo, queste le vado a posizionare, quindi mi segno la metà, qui,
dove c'è la metà, mi distanzio di 1 centimetro qua a destra e 1 centimetro a sinistra e mi vado a fissare i manici. Però aspettate, adesso vi do anche la misura del manico perché non ve l'ho detta. Quindi nel momento in cui io lo vado a fissare, sì, va benissimo. Allora, i manici misurano, sono tutti e due uguali della stessa misura, misurano 23, quasi 23 centimetri. Questa è la cinghietta da 3 centimetri. Poi faccio la stessa cosa anche qua e me li vado a posizionare qui, sempre sulla metà, fisso, così, mettetelo dritto, metteteli dritti. E adesso me li vado a bloccare con un punto dritto a bordo piedino, uno di qua e uno di qua, una cucitura di qua e un'altra di qua. Ho cucito i manici, adesso cosa dovete fare? Dovete mettere così e andate a cucire a 1 centimetro dal bordo qui e a 1 centimetro dal bordo qui e la borsa è pronta. Non so se fare la profondità, adesso vediamo. Quindi 1 centimetro. Ok, adesso porto sul dritto, così quasi faccio. Non so se fare la profondità, vediamo. Mamma mia, quanto è duro questo tessuto, anche se devo dire è molto bello perché mi piace tantissimo. Ci vorrebbe la macchina industriale per fare una bella borsa con questo tessuto. Allora vado a risbordare. Allora, adesso qui sollevate le cinghiette e fate una cucitura qui, una qui e un'altra qui e un'altra qui, così staranno ben ferme. E poi magari date una ripulita, togliete tutti i fili di cucitura. Io questo lavoro lo farò dopo, tanto la borsa non verrà incollata, assolutamente no. Sono indecisa se fare, ma no, la lascio così, va bene. Quindi. Cucitura. Adesso divertitevi a decorare la borsa. Io sto cucendo un'ancora color oro qui. La metterò anche, essendo lei una gnoma, adesso vediamo dove, metterò un quadrifoglio e anche una coccinella. Un bel fiocco qui, vediamo, ho intenzione di realizzare il fiocco con la stessa corda sintetica che ho utilizzato per fare i manici, ma di un altro colore, magari col blu. Adesso vediamo. Adesso dovete soltanto sbizzarirvi a decorarla a gusto vostro, mettendo un bel nastro qui, un bel fiocco, dei fiori, questo a gusto vostro. Se volete mettere anche dei fiocchettini qui, adesso vi faccio vedere come farò anche il salvagente che lei terrà sicuramente in mano. Ok, la borsettina è pronta, adesso poi me la decoro con calma, perché questo tutorial durerà sicuramente tanto, ma non perché è difficile, ma perché ci sono tantissimi passaggi. Guardate che bella, veramente bella. Adesso scegliamo anche il nome di questa bella gnometta.
questi fili poi con calma li toglierò, mamma mia. Allora, io ho deciso che userò sempre questa corda sintetica con cui ho realizzato i manici alla borsa, la metterò anche qui per realizzare questa bella fascia, perché questo colore, questo tessuto della cinghia mi piace tantissimo e secondo me sta meglio di qualsiasi altra cosa, quindi lo vado adesso ad incollare qui brucio perché sennò sfilaccia, puntino di colla. E poi farò un fiocchetto tipo un po' particolare, ecco, un doppio fiocco forse, che richiamerà anche il colore del manico della borsa. Va bene, io continuo velocizzando e poi vi faccio vedere. Vi do la misura del fiocchetto che sto per realizzare, sempre con la stessa altezza di questa corda, che è di 3 centimetri per 14. Vado a formare un fiocchettino così, un fiocco tipo Chanel, per intenderci. Così. La stessa misura di questo. Faccio un pochino più piccolo, stringendo così, fiocchettino, e lo metto qui. Adesso lo vado a stringere qui sulla metà, prendo magari uno spago perché poi sopra andrò a posizionare o un cuoricino, vediamo, adesso vediamo. Guardate che meraviglia questo fiocchetto, io ho messo la coccinella. Adesso vi faccio vedere il salvagente. Prendete un anellino di legno, se ce l'avete anche più grande va benissimo. Questo ha un diametro di 5 centimetri. Io giù ce l'ho più grande, ma va bene anche questo perché tanto glielo metterò qui in mano. Quindi anzi mi verrà meglio. Allora, adesso prendete del nastro, dello sbiego, quello che avete andrà benissimo. E iniziamo ad incollare. Non so se mettere lo sbiego oppure il cordino. No, mettiamo lo spiego. Allora, prendete la colla, date un'estremità, iniziate ad incollarlo in cerchietti in legno, tutto intorno. Io velocizzo, ragazzi, tanto è facilissimo. Così. E lo attorciglio, vado ad attorcigliare tutto intorno e ogni tanto metto dei puntini di colla. Poi prendo un nastrino e vado a prendere la misura perché ne metterò 4. Vado a creare questa sorta di croce. Ok, questo dovrebbe andare bene. Va bene. Colla e vado ad incollare così. Allora, una volta incollati i 4 nastrini con il rosso, prendo un po' di corda, adesso vi do la misura, 23, prendo sempre la colla, questa parte qua io la vado a bruciare, altrimenti sfilaccia. Allora,
cosa faccio? Metto un puntino di colla qui e incollo qui. Non tiro, lo lascio morbido. Puntino di colla anche qui. Non tiro, così, morbido. Gente, finito, lo terrà lei così, il braccino, guardate che bella, due fiocchettini qui se volete, io mi sa che li faccio con lo stesso filo di lana o con lo spago, adesso vediamo, faccio doppio magari, ma sì, vediamo un po', sì, mi piace, sì, assolutamente sì. Il tutorial è finito, guardate che meraviglia, io mi sono divertita tantissimo a realizzarla, mi piace tantissimo e ho scelto anche il nome perché ho chiesto aiuto alle ragazze del gruppo Facebook, il cucito di Miu, il gruppo che è aperto per dare la possibilità a chi realizza i miei lavori di poterli pubblicare lì. Quindi ho chiesto a loro e la maggioranza ha deciso la gnoma Marina, lei si chiama Marina, è un bellissimo nome anche perché voglio dire è proprio una marinaretta. Guardate che meraviglia, il fiocchetto doppio, ho messo la coccinella, ho messo i fiocchi di lana qui, questi colori sono veramente proprio bellissimi, si abbinano tra di loro benissimo, con lei infradito è ben stabile, guardate che meraviglia, che dire, a me piace tantissimo. Io e la gnoma vi salutiamo e vi aspettiamo per un altro tutorial a breve. Se vi è piaciuto, un cuoricino, un commento che a me fa sempre piacere leggervi e una condivisione. Realizzatela perché è il periodo, ragazze, sta arrivando l'estate finalmente. Ciao a tutte e grazie.